Se stai guardando questo video, molto probabilmente hai un podcast e vuoi giustamente guadagnare. In questo video ti dirò solo ed esclusivamente la verità, ti farò tanti esempi, proveremo a fare dei calcoli e scoprirai che le cose non sono esattamente come altri video ti hanno raccontato finora. Ma iniziamo. Come ti dicevo nell'introduzione, tutti quelli che fanno podcast vogliono guadagnare. Probabilmente vogliono guadagnare fin da subito, probabilmente si aspettano di guadagnare un sacco di soldi. In questo video io ti racconto solo la verità. Ok? Ci sono altri video in rete. Prima di fare questo video, infatti, ho guardato altri video e ho visto che hanno reso le cose troppo semplici. In realtà non sono assolutamente così. Ti hanno detto, lo puoi guadagnare con questo, con questo, con questo e con questo. Grazie. Ma ci sono dei requisiti? Quanto puoi guadagnare? Possono guadagnare tutti? Ci sono cose, insomma, che gli altri hanno trascurato e che a me faceva piacere invece, per completezza di informazione, raccontarti. Preparati perché esploreremo tutte le tipologie di guadagno che si possono fare con un podcast, quindi mettiti lì con carta e penna e iniziamo. La prima e più semplice forma per guadagnare con i podcast è la pubblicità. Pubblicità che, se tu lo vuoi, ovviamente la piattaforma non ti obbliga ad ospitarla, se tu la vuoi puoi attivare la pubblicità sul tuo podcast e quindi inserire, ripeto, se lo vuoi, la pubblicità all'inizio, a metà o alla fine, oppure scegliere solo uno o solo due di questi tre segmenti. Inoltre puoi scegliere la quantità di spot, quindi soltanto uno, soltanto due all'inizio, quanti ne vuoi? Ok, ovviamente c'è un minimo e un massimo, non puoi mettere 30 spot pubblicitari. Detto questo, quindi tu puoi scegliere e puoi anche scegliere alcune categorie, magari un po' più sensibili, dalle quali non vuoi ricevere pubblicità. Ok, fin qui tutto facile perché è automatico, quindi devi semplicemente dire: vuoi la pubblicità sul podcast? Sì, benissimo. La vuoi da tutte le categorie? Sì. Oppure vuoi escludere alcune? Ok, scegli quali. E dove vuoi inserire la tua pubblicità? All'inizio, a metà e alla fine? Ok, diciamo in tutti e tre i punti. Benissimo. Quanti spot per ogni punto vuoi? 2, 1 e scegli. Ok, quindi questo è veramente semplicissimo. Ci sono dei ma, se no sarebbe tutto perfetto, no? E lo sappiamo che viviamo in un mondo che non è perfetto. Innanzitutto, quanto si guadagna? Allora, il guadagno dipende dalla categoria. Ci sono categorie di podcast, quindi di argomenti, nelle quali puoi immaginare ci sono molte più aziende che decidono di sponsorizzare e quindi banalmente tu puoi potenzialmente guadagnare di più perché in quel settore ci sono molte più aziende che comprano la pubblicità. Perché tu guadagni? Perché l'azienda fa uno spot, lo vuole pubblicare nei podcast, la piattaforma che tu scegli seleziona le categorie dove quello spot dell'azienda può andare bene, deve essere pertinente ovviamente, e quindi in base a quanto l'azienda paga ci sono tutta una serie di calcoli e quindi tu guadagni una piccola percentuale. Quanto piccola? Dipende. Dipende appunto da quanto, dal settore, dipende da una serie di cose. Ma la cosa interessante da sapere è che l'azienda dove tu carichi i podcast e quindi che ti permette di ospitare la pubblicità nel tuo podcast trattiene tra il 40 e il 50% dei guadagni. Quindi facciamo un esempio: se tu dovessi guadagnare €1, già dovremmo parlare di 50 centesimi. Ok? Ora io ho detto un numero a caso, dicendo €1 per semplicità di calcolo. Io e la matematica non andiamo molto d'accordo. Quindi più sono semplici i numeri, più per me è facile raccontarteli. E per te probabilmente comprendere al volo. Quindi già quando stai guadagnando sai che il 50% di quei guadagni li trattiene ovviamente la piattaforma perché ti dà un servizio, ovvero quello di metterti a disposizione degli annunci pubblicitari. In più, cosa che gli altri non ti dicono perché è complessa e perché probabilmente tu non vuoi sentirtelo dire, per poter guadagnare devi avere la partita IVA. Per avere la partita IVA devi pagare le tasse. Facciamo sempre l'esempio di prima. €1, quindi 50 centesimi se lo prende la piattaforma. A te restano 50 centesimi. Sono puliti quei 50 centesimi? No. Perché devi pagarci le tasse. Quindi capisci che il gioco è veramente un gioco piccolino. Ok, questo non vuol dire che non devi ospitare la pubblicità, vuol dire che basandosi sui numeri, perché guadagni per ogni ascolto, va da sé che dovresti avere tanti ascolti. Quindi se tu hai un podcast con 10 ascolti a puntate, ma non attivare assolutamente la pubblicità, perché non ti conviene, non guadagni nulla, anche perché queste piattaforme non ti danno i soldi fin quando non raggiungi un minimo di, ora dipende dalla piattaforma, diciamo $10 o €10 per comodità di calcolo al mese. E capisci bene che se lavori
Cioè, se hai un podcast in un settore molto di nicchia, se fai pochi ascolti, quei 10 euro che dovresti raggiungere ci metterai mesi per averli. E alla fine avrai avuto 10 euro e ci dovrai pagare le tasse. Ok, quindi io voglio dirti la verità, perché a me non me ne frega niente di dirti è bellissimo, fai subito perché così diventi ricco, dai. Oppure quelli che dicono io ho fatto e sono diventato ricco. Sì, certo. E la marmotta incartava la cioccolata, come quel famoso spot della Milka. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Beh, sì, certo. Quindi devi attivare la pubblicità? Sì, se hai un certo numero di ascolti. Qualcuno potrebbe dire, Ale, vabbè, ma io lo attivo da subito, chi se ne frega. Secondo me non ha tanto senso, perché le persone non ti conoscono. Se hai pochi ascolti, probabilmente hai iniziato da poco. Le persone non ti conoscono ancora. Non sanno se il tuo podcast gli piacerà o meno, inizi già con la pubblicità. Secondo me parti col piede sbagliato. Io la pubblicità la inserirei dopo aver raggiunto un tot numero di ascolti. Ovviamente tu sei libero di fare come ti pare, ci mancherebbe, ci stiamo confrontando, ti sto raccontando la mia opinione, il mio punto di vista. Si guadagna tanto con la pubblicità? No, assolutamente no. Per ottenere dei guadagni devi avere tanti ascolti. Per avere tanti ascolti devi probabilmente portare tanta gente ad ascoltarti. E come fare? Attraverso i social network, attraverso le newsletter, attraverso i gruppi su WhatsApp o su Telegram, senza fare spam, ma avendo persone che sono realmente interessate a quello che tu hai da dire. Ovviamente il requisito base è che ci vuole la partita IVA. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma a me hanno detto che basta fare la ritenuta d'acconto, la prestazione occasionale, a che serve sta partita IVA? No. Allora, sul mio canale trovi anche un video dove c'è una vera commercialista, quindi non qualcuno che dice secondo me, ma una persona che fa questo di lavoro. È un video vecchiotto, ma le regole sono sempre quelle. Vattelo a vedere, perché ti spiega esattamente, in maniera molto più tecnica di come posso fare io, che se lo fai una volta sola, un mese, guadagni 10 euro, basta, finisce lì, non lo fai mai più, ok, la prestazione occasionale. Ma se questa cosa è continuativa, lo Stato, credimi, non è fesso, i soldi li vuole, ok? Va bene, quindi figurati se si lascia scappare i tuoi soldi visto che stai guadagnando continuativamente al mese. Quindi non lasciarti fregare da chi non sa queste informazioni oppure ritiene queste informazioni troppo pesanti. Dice, ma perché devo fare un video pesante che le persone si avviliscono? Adesso gli dico che è facile guadagnare. Ok? Ci siamo su questo, è fondamentale. Ovviamente questa cosa che ti sto dicendo della partita IVA, eccetera, eccetera, vale anche per gli altri punti che adesso tratteremo insieme. L'importante è che questo primo punto, che diciamo è il guadagno diretto, quello più veloce, quello più semplice, sia chiaro. Ok? Adesso passiamo agli altri punti. Un secondo modo per guadagnare sono le sponsorizzazioni. Sponsorizzazioni che significano che le aziende ti contattano per acquistare un piccolo spazio, ora vediamo di che tipo, come, quando e perché, all'interno del tuo podcast. Ok, ti racconto quello che è successo a me, quello che è successo a persone alle quali ho realizzato il podcast, gliel'ho prodotto, gliel'ho realizzato, eccetera, eccetera, gliel'ho promosso e quant'altro, che diciamo è il mio lavoro. Le aziende ti contattano quando hai un podcast che parla di un argomento specifico. Le aziende non ti contattano se tu parli di qualsiasi cosa, perché se parli di qualsiasi cosa hai un pubblico troppo indefinito. Anche se è vasto, alle aziende non interessa che tu abbia 1 milione di ascoltatori, perché se in quel 1 milione di ascoltatori ci sono adulti, bambini, persone ricche, persone povere, persone alte, persone basse, persone dal nord, persone al sud, persone interessate al calcio, persone interessate alla religione, eccetera, eccetera, potrei farti miliardi di esempi, ovviamente, sono solo esempi banali questi, alle aziende non gli interessa. Se tu invece parli di cake design, alle aziende interessate al cake design gli interessa il tuo pubblico. Più il tuo podcast è di nicchia, e ne abbiamo parlato tanto sul mio canale, c'è proprio una playlist che parla di marketing, produttività e quant'altro, fatela vedere perché sono tutti video super interessanti e soprattutto cose che puoi applicare immediatamente. Quindi dicevo, hai una nicchia di mercato, una nicchia di ascoltatori, le aziende di quella nicchia possono essere interessate perché gli interessa il tuo pubblico. Quindi le aziende ti contatteranno e ti diranno: ciao Alessandro, mi interessa sponsorizzare 1, 2, 3, 5, 10 puntate. Mi dai i tuoi dati di ascolto? Mi dai informazioni sul tuo podcast? Non solo su quante puntate hai, ovviamente. Quali sono i dati di ascolto, cioè quanti ascolti in generale hai, ma soprattutto qual è la durata media dell'ascolto. Le aziende non sono stupide, vogliono sapere quanto tempo le persone ascoltano le tue puntate, perché se tu hai puntate da 5 minuti e l'ascolto medio 1 minuto,
vuol dire che le persone non ascoltano le tue puntate, iniziano ad ascoltare e poi se ne vanno. Ok, qual è il punto? Benissimo. E poi, ovviamente ci sono tantissimi dati, ti sto dicendo quelli più veloci, quelli più semplici, anche informazioni sul tuo pubblico. Che età ha il tuo pubblico? Qual è il genere? C'è un genere predominante, più uomini o più donne all'interno del tuo podcast? Quali sono le principali città o regioni dalle quali arrivano i tuoi ascoltatori? E così via. Sapevi che esistevano tutti questi dati? No? Cercateli, perché sono fondamentali. Se lo sapevi già, buon per te. Quindi l'azienda ti chiede questi dati. Se questi dati sono interessanti per l'azienda stessa, ti chiedono quanto vuoi, quant'è il tuo compenso per fare uno spot per promuovere ad esempio un software, un prodotto o quant'altro. Ovviamente devi dare una cifra raccontando che cosa darai in cambio. Ci sono aziende che vogliono ad esempio che sia tu a dire, facciamo un esempio, questa puntata è sponsorizzata oppure offerta dall'azienda X che vende il prodotto Y che è fighissimo per te che fai cake design. Altri invece ti danno uno spot già pronto e dicono ok, me lo devi inserire. Ok? Tra le due, preferibile la prima perché è meno invasiva e sei sempre tu a raccontare una cosa. L'azienda potrebbe volere che oltre a dirlo all'inizio puoi anche dirlo alla fine. Questa puntata è stata offerta da... eccetera, eccetera. Ok, poi te la gestisci tu perché diversamente dal primo punto, ovvero la pubblicità che viene semplicemente aggiunta al tuo podcast dalla piattaforma, qui è un rapporto one-to-one tra te e l'azienda. Quindi sei tu a decidere che cosa dare. L'azienda ovviamente ti chiederà delle cose, tu ne darai altre, ci sarà una negoziazione alla fine della quale loro ti pagheranno affinché tu faccia quello che è stato pattuito. In questo caso l'azienda ti deve pagare, come fa a pagarti? Gli devi emettere fattura. Perché l'azienda deve scaricare, l'azienda ha tutte le necessità, tutto l'interesse nell'avere una fattura perché può scaricare l'IVA, può scaricare quei costi che sono costi pubblicitari. Quando tu gli dici no, non ho partita IVA, all'azienda non è tanto interessata a questo perché non le conviene, perché visto che quei costi diversamente un altro podcaster con partita IVA glieli può far scaricare. In questo caso puoi fare la prestazione occasionale? Sì, se capita una volta sola, vuoi fare pubblicità a un'azienda, basta, mai più, ok. Altrimenti, partita IVA. Non dipende da me, non sono io lo Stato, anzi, se dipendesse da me farei tasse completamente diverse, un regime fiscale completamente diverso, però non dipende da me, purtroppo, quindi, come dire, siamo tutti sotto lo stesso tetto, siamo tutti in Italia, quindi il problema è questo. Andiamo avanti con gli altri punti. Un altro punto importante per te per poter guadagnare è quello delle affiliazioni. Quando pensiamo alle affiliazioni pensiamo sempre ad Amazon, ovvero aziende che vendono prodotti, servizi, quello che vuoi, che ti danno un link di affiliazione e quando le persone acquistano quel prodotto, quel servizio attraverso il tuo link di affiliazione tu guadagni una piccola commissione. Anche in questo caso parliamo di cifre relative veramente a 5 centesimi, 7 centesimi, 50 centesimi, €1, ma €1 diciamo veramente raro, dipende dal prodotto che le persone acquistano. Se le persone acquistano un prodotto che costa €1.000, tu guadagni anche una bella percentuale, ma se comprano prodotti che valgono €2, €5, €7, tu guadagni veramente poco. Come fare per fare l'affiliazione? Ti puoi registrare a qualsiasi piattaforma, da Amazon in giù, e ottieni un link di affiliazione che puoi utilizzare per promuovere prodotti o servizi inerenti al tuo podcast. Ok? Quindi se parli di cake design nel tuo podcast, nella descrizione del tuo podcast puoi inserire alcuni prodotti o alcuni corsi o alcune cose che le persone possono acquistare perché sono utili appunto per comprendere, per fare quello che hai raccontato nella puntata del podcast. Ok? Quindi anche in questo caso l'affiliazione può essere molto molto utile. Amazon, ma qualsiasi altra piattaforma ti può pagare in soldi veri oppure in buoni che tu puoi utilizzare poi sulla piattaforma stessa. Anche in questo caso servirebbe la partita IVA perché comunque sono dei guadagni e comunque li devi dichiarare. Un altro modo per guadagnare è quello della vendita di prodotti, quindi puoi produrre tazze, t-shirt, libri, ebook, penne, quello che ti pare e provare a venderle al tuo pubblico. Ovviamente devi avere un pubblico fidelizzato perché se io non ti conosco, ma perché dovrei comprarmi la tua t-shirt? Ok? Non lo faresti neanche tu, benissimo. Quindi puoi produrre prodotti oppure non produrli, ma
farli produrre solo nel momento in cui c'è un ordine. Ci sono diverse piattaforme, quindi non devi avere una piattaforma di e-commerce tua, sarebbe dispendiosissimo, complesso, non ne varrebbe la pena, ma ci sono piattaforme che hanno già dei prodotti pronti, tu gli mandi le grafiche, loro li realizzano ma non li producono. Nel momento in cui qualcuno compra quel prodotto, facciamo finta la t-shirt, l'azienda che fa stampa la t-shirt col tuo logo, la imbusta, la spedisce e tu hai e ti dà, diciamo, soltanto la commissione, perché tu non hai comprato la t-shirt, non hai stampato nulla, quindi guadagni semplicemente una commissione. Non ti conviene fare al contrario, cioè comprare la t-shirt, fartela stampare, comprare le buste, il nastro adesivo con il logo, eccetera, eccetera. Ti verrebbe a costare un capitale e non avrebbe senso, soprattutto all'inizio, ok? Quindi affidati, se proprio vuoi, affidati a piattaforme tipo questa, ce ne sono tantissime in giro, basta fare delle ricerche su Google, perché poi ognuna vende determinati prodotti, e quindi tu fai una sorta di intermediario, prendi la richiesta di acquisto, la passi a loro, ma questo avviene tutto in automatico, e loro spediscono il prodotto. Quando l'utente ha acquistato, ha pagato, loro spediscono il prodotto e ti danno una percentuale per la vendita. I contenuti premium, dal mio punto di vista, sono quelli che funzionano meno, soprattutto all'inizio, soprattutto se non hai un pubblico altamente fidelizzato. Si tratta semplicemente di dare delle puntate speciali, delle puntate in più, delle puntate di Q&A, quindi domande e risposte, insomma, contenuti extra, definiamoli così, al tuo pubblico, il quale, dopo aver seguito per tanto tempo i tuoi contenuti normali, sarà sicuramente così tanto fidelizzato a te che nel momento in cui gli dici che ci sono contenuti extra, quindi che non tutti possono fruire, ma soltanto chi paga una piccola cifra, molte di queste persone che ti seguono in maniera fedele sicuramente saranno disponibili ad acquistarli. Però, voglio dire, devi avere un pubblico abbastanza fidelizzato. L'ultima cosa che voglio raccontarti è quella dei corsi. Se, facendo l'esempio del tuo podcast sul cake design, tu hai appunto questo podcast nel quale racconti tecniche di lavorazione, ingredienti, insomma quello che ti pare, puoi fare un corso sul cake design e promuoverlo attraverso le tue puntate. Più o meno direttamente poi sta a te. Quindi questa può essere un'altra cosa molto interessante, quindi le persone fidelizzate sanno che tu sei bravo, sei in gamba, ti seguono anche per questo, ovviamente. Nel momento in cui tu realizzi un corso, sicuramente un buon numero di queste persone sarà interessato a comprare il tuo corso. E questo è un prodotto tuo sul quale hai ovviamente il 100% di guadagno. Ok, siamo arrivati alla conclusione. Spero che questo video, che come vedo dal timer è abbastanza lungo, però ci tenevo a raccontarti tutto, spero che tu abbia trovato interessante questo video. Spero di non averti demoralizzato dicendoti della partita IVA, delle tasse eccetera, ma semplicemente io sono una persona realista. Ti racconto le cose come stanno. Non voglio né rendertele pesantissime né super positive e super semplici. Sono così e io così te le racconto. Spero che apprezzi questo modo di comunicare. È possibile quindi guadagnare attraverso i podcast? Assolutamente sì. Ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole lavoro, perché non solo devi produrre contenuti di qualità, ma devi anche portare persone ad ascoltarli. E quindi è un lavoro veramente complesso, ma alla lunga, nel tempo, sicuramente i tuoi sforzi saranno ripagati. Sono tantissimi podcast che muoiono perché non hanno ascolti, perché non hanno guadagni, perché le persone che li facevano pensavano fossero più semplici da realizzare, invece hanno visto che è un lavoro duro e complesso. E quelli che rimangono, hanno più possibilità di monetizzare, di guadagnare, proprio perché, le persone che li conducono, che li portano avanti, lo fanno veramente con amore e con passione. Quindi non perdere la speranza, ecco, questo è il messaggio del video, non perdere la speranza, anche tu puoi monetizzare, anche tu puoi guadagnare soldi attraverso il tuo podcast con le modalità che ti ho raccontato, oppure se te ne inventi di altre, buon per te, assolutamente. Fai attenzione agli aspetti non legali, ma agli aspetti fiscali dei quali ti ho parlato nel video. Se hai un commercialista, contattalo, se non ce l'hai, E niente, spero che questo video sia stato interessante. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video. Io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e buona monetizzazione. Ciao!